per quanto riguarda freni, percorrenza in curva, sono molto più veloci di qualsiasi GT anche da competizione. Siamo all'autodromo di Imola per l'ACI Racing Weekend, una giornata spettacolare, ne sentiremo delle belle, quindi sound on, gas! Ciao, sono Augusto, faccio parte del team Pure Sport. Oggi siamo qui a Imola con 5 delle nostre 16 Formula e adesso vi porterò un attimino in giro per farvi vedere che tipologie di vetture utilizziamo per quanto riguarda il campionato Zimmer Formula 2000. Qui abbiamo una Dallara 308 motorizzata Volkswagen Space, quindi parliamo di un motore 4 cilindri, 2000 di cilindrata per regolamento, con cavallerie che si avvicinano attorno ai 250 cavalli con 300 Nm di coppia, quindi abbiamo tantissima coppia su questi motori, anche se sono degli aspirati. Questo perché sono motori molto compressi, lavoriamo con dei rapporti di compressione attorno al 15:1, pensate che i diesel siamo attorno ai 20, quindi sono motori molto compressi ad altissime prestazioni. Variamo dall'Ara 308, che sarebbero una questa qua, l'altra è più indietro, quella col numero 33, anche questa motorizzata Volkswagen Space, per poi saltare sulla Dallara, la 320, che è una delle ultime costruite da Dallara. In questo caso qua, su questa vettura è motorizzata Mercedes sempre 4 cilindri, cavallerie siamo attorno ai 240-245 cavalli. Vedete che a livello di telaistica e aerodinamica sono molto diverse una dall'altra, specialmente per quanto riguarda l'aspetto sicurezza, perché dal 2020 in poi sono stati montati l'halo davanti per proteggere il pilota e tante appendici aerodinamiche e delle crash bar, che sarebbero il musetto anteriore, il crash bar posteriore e quanto riguarda anche il laterale, questo appunto per proteggere il pilota per quanto riguarda i nuovi regolamenti, per quanto riguarda la sicurezza. Ci spostiamo su una vettura anche molto interessante, non è Dallara ma è Tatus, e la vettura in fondo, la numero 12, la Tatus 318, anche questa qui vettura di ultima generazione, anche questa montata con l'halo, crash bars. In questo caso la motorizzazione è Alfa Romeo che è un motore derivato 1750 turbo compresso, derivato dalla Alfa Romeo 4C, però poi montato su una Formula, e in questo caso qua stiamo parlando di prestazioni attorno ai 260-270 cavalli con tantissima coppia, un 370 Nm di coppia. Vettura molto performante, anche se molto più pesante rispetto alle Dallara. Dovete sapere che in questo campionato delle Tatus, le 318, le motorizzazioni, dipende dal tipo di campionato, non sono tutte Alfa Romeo, bensì Alfa Romeo, Toyota e anche Renault. Per quanto riguarda il Renault, la Renault monta il 1750 montato sulla vettura stradale, la Alpine, quindi l'Alpine montata col 1750 turbo viene montato anche sulla Tatus. In questo caso qua parliamo del nostro Alfa Romeo, derivazione 4C, vedete che è il motore turbo compresso, molto simile, è stato rivisto internamente e per quanto riguarda l'aspetto di raffreddamento, quindi raffreddato ad intercooler e aspirazione d'aria sul cofano. Per quanto riguarda lo scarico, giustamente non è più un motore di serie a tutti gli effetti, quindi è stato adattato per essere montato sulla scocca di Formula 3. Lo scarico sono stati fatti artigianali e specifici per quanto riguarda il preparatore, che è Autotecnica, e purtroppo siamo un po' limitati per quanto riguarda i decibel, perché ci piacerebbe sentire tutte queste vetture con dei rumori veri. Per quanto riguarda i regolamenti di pista noi siamo limitati a alcuni decibel, dai 95 ai 105 decibel, dipende dalla configurazione e dipende anche dal tipo di giornata, se è gara o se è prove libere. Quindi questi motori potrebbero suonare molto molto meglio, purtroppo siamo limitati per quanto riguarda chiamiamolo l'inquinamento sonoro, che a noi appassionati dà un pochino fastidio. Quando abbiamo parlato di cavallerie di questi motori, per il non esperto sembrerebbe abbastanza pochi, perché oggigiorno puoi comprare una vettura stradale con più di 300 cavalli. Qui parliamo dai 250 ai 270 cavalli, che non sembrano tantissimi. Pensiamo un attimino però al rapporto peso-potenza. Qui parliamo di vetture che pesano 500 kg, quindi il rapporto peso-potenza è molto importante, è molto a favore. Allo stesso tempo sono veloci perché, essendo
molto leggere, in frenata si frena tanto tardi, la tenuta di strada grazie anche alle appendici aerodinamiche sono fenomenali, di conseguenza per quanto riguarda freni, percorrenza in curva sono molto più veloci di qualsiasi GT anche da competizione. È vero che poi i cavalli sul rettilineo contano molto di più, quindi magari una GT che possiamo vedere come noi da Pure Sport abbiamo anche tutte le GT, quindi parliamo di Ferrari, Lamborghini e Porsche che utilizziamo per le nostre driving experience. Sì, parliamo di vetture con 670-700 cavalli stradali ed è vero che sui rettilinei hanno velocità di punta molto superiori rispetto a un Formula 3 che siamo limitati ai 240-250 km/h, ma se guardiamo il tempo sul giro, che è quello che conta alla fine, un Formula sarà sempre più veloce di qualsiasi GT anche preparata. Allora, mettiamo a confronto un attimino anche la parte meno bella, che è quella dei costi di gestione di questi motori. Parlando dei motori da competizione a tutti gli effetti, quindi parliamo dei Formula 3 Dallara, motorizzati Volkswagen o Mercedes o Toyota, motori da competizione a tutti gli effetti, ogni 5.000 km abbiamo bisogno di fare una revisione totale del motore e qui parliamo di costi abbastanza importanti, parliamo di dai 20 ai 25.000 euro di revisione sempre che il motore sia a posto, non rotto, è una revisione generale. Per quanto riguarda invece il motore Alfa Romeo montato sulla Tatus, essendo un motore derivato stradale, abbiamo l'opportunità di avere un chilometraggio molto più alto perché non è un motore tanto spinto, di conseguenza riusciamo a fare dai 10 ai 15.000 km prima di fare una revisione sul motore, e una revisione rispetto ai 20-25.000 euro di costo per quanto riguarda il motore Spice, qui parliamo di costi attorno ai 5-7.000 euro, quindi i costi si abbattono anche parecchio per quanto riguarda l'utilizzo di una vettura.